Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Aldurazime Sanofi SRL. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'è Aldurazime? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Aldurazime durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Aldurazime? Aldurazime è un farmaco a base del principio attivo laronidasi, appartenente alla categoria degli enzimi mucopolisaccharidosi e nello specifico enzimi. È commercializzato in Italia dall'azienda Sanofi SRL. Aldurazime può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Aldurazime 500 U, 100 U/ml, concentrato per soluzione per infusione 1, flaconcino 5 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Gensime Europe BV. Concessionario: Sanofi SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe H. Principio attivo: laronidasi. Gruppo terapeutico: enzimi mucopolisaccharidosi. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni. Aldurazime è indicato per la terapia enzimatica sostitutiva a lungo termine in pazienti con diagnosi confermata di mucopolisaccharidosi MPSI, deficit di L-iduronidasi, per il trattamento delle manifestazioni non neurologiche della patologia, vedere paragrafo 5.1. Posologia. Il trattamento con Aldurazime deve essere somministrato sotto la supervisione di un medico con esperienza nella gestione dei pazienti affetti da MPS o da altre patologie metaboliche ereditarie. La somministrazione di Aldurazime deve essere effettuata in ambiente clinico idoneo, in cui siano immediatamente disponibili attrezzature di rianimazione per la gestione di emergenze mediche. Posologia. Il regime posologico raccomandato di Aldurazime è 100 U/kg di peso corporeo, somministrato una volta alla settimana. Popolazione pediatrica. Non è necessario alcun aggiustamento delle dosi per la popolazione pediatrica. Anziani. La sicurezza e l'efficacia di Aldurazime nei pazienti di oltre 65 anni di età non sono state stabilite. Pertanto, per tali pazienti non è possibile avanzare alcuna raccomandazione posologica. Insufficienza renale ed epatica. La sicurezza e l'efficacia di Aldurazime non sono state valutate in pazienti con insufficienza renale o epatica. Pertanto, per tali pazienti non è possibile avanzare alcuna raccomandazione posologica. Modo di somministrazione. Aldurazime deve essere somministrato per infusione endovenosa. L'iniziale velocità di infusione di 2 U/kg/ora può essere aumentata gradualmente ogni 15 minuti, se tollerato, fino a un massimo di 43 U/kg/ora. Il volume totale dell'infusione deve essere somministrato in 3-4 ore circa. Per informazioni sul pretrattamento, vedere paragrafo 4.4. Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6. Controindicazioni. Ipersensibilità severa, ad esempio reazione anafilattica, al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1, vedere paragrafo 4.4 e 4.8. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Reazioni associate all'infusione. I pazienti trattati con Aldurazime potrebbero sviluppare reazioni connesse all'infusione, IAR, definite come qualsiasi evento avverso connesso, che si verifica nel corso dell'infusione oppure durante il giorno, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione. Da un punto di vista metabolico, è improbabile che la laronidasi possa andare soggetta ad interazioni mediate dal citocromo P450. Non somministrare Aldurazime, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Aldurazime durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Aldurazime durante la gravidanza e l'allattamento?
Gravidanza. Non vi sono dati adeguati riguardanti l'uso di aldurazima in donne in gravidanza. Gli studi su animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti su gravidanza, sviluppo embrionale/fetale, parto, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Riepilogo del profilo di sicurezza. Negli studi clinici, la maggioranza degli eventi avversi correlati è stata classificata come reazioni connesse all'infusione, IAR, evidenziatesi nel 53% dei pazienti nello studio D, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati riportati casi di sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Enzimi. Codice ATC. A16AB05. Mucopolisaccharidosi di tipo I, MPSI. I disordini da accumulo di mucopolisaccaridi sono causati dal deficit degli specifici enzimi lisosomiali necessari al catabolismo dei proprietà farmacocinetiche a seguito della somministrazione endovenosa di laronidasi, con tempo di infusione pari a 240 minuti e a dosi di 100 U/kg di peso corporeo, si sono misurate le proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza. I dati non clinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di farmacovigilanza, tossicità a singola dose, tossicità a dosi ripetute, tossicità riproduttiva. Non si prevede un elenco degli eccipienti: sodio cloruro, sodio fosfato monobasico monoidrato, sodio fosfato dibasico eptaidrato, polisorbato 80, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.